Ciao esploratori! Ecco alcune curiosità su Carcassonne che forse non conoscevate. Se raggiungete la porta di Narbonne, l'ingresso monumentale con i suoi ponti levatoi, noterete una statua di una donna sopra l'arco. Si tratta di Dama Carcas, l'eroina leggendaria che avrebbe salvato la città dall'assedio di Carlo Magno con un astuto stratagemma. Si dice che il nome stesso della città derivi dal grido Carcassonne, ovvero Carcasse suona le campane, per celebrare la fine dell'assedio e la ritrovata libertà. La prima cosa che vi colpirà della città sono le imponenti mura doppie che la circondano. Un sistema difensivo lungo 3 km che vanta ben 52 torri. La curiosità che pochi conoscono è che queste mura raccontano secoli di storia stratificata. Se guardate con attenzione le basi di alcune di queste, noterete pietre più piccole e rosse che risalgono all'epoca gallo-romana, sulle quali i costruttori medievali hanno poi elevato le monumentali fortificazioni che vediamo oggi. Passeggiando tra le due cinte murarie, nello spazio chiamato Lices, vi accorgerete di quanto fosse difficile espugliare questo posto. Nel XIX secolo la cittadella rischiò però di essere abbattuta, perché considerata un vecchio rudere inutile. Fu l'intervento dell'architetto Viollet-le-Duc a salvarla, con un restauro colossale, che pur aggiungendo i caratteristici tetti a punta in ardesia tipici del nord della Francia, ha regalato a noi viaggiatori l'immagine fiabesca che ammiriamo oggi. Mentre camminate per Rue Croix-Mayreville, la via principale, cercate di immaginare la vita nel Medioevo. Questa strada non è solo il cuore turistico, ma segue il tracciato originale delle antiche botteghe artigiane. Le case che la costeggiano hanno fondamenta talmente profonde che spesso nascondono cantine a volta utilizzate un tempo come magazzini per le merci preziose che arrivavano tramite la vicina via commerciale verso la Spagna. Un dettaglio curioso che si nota osservando le finestre e le porte delle case del borgo è la loro dimensione ridotta. Questo cadeva perché nel Medioevo si cercava di trattenere il calore all'interno durante l'inverno e di proteggersi dal vento di Cers che soffia impetuoso in questa regione. Vivere a Carcassonne significava adattarsi a un clima che poteva essere tanto generoso d'estate quanto severo d'inverno. All'interno della Basilica di Saint-Nazaire si trova una delle vetrate più preziose di Francia, che risale al XIII secolo. La particolarità sta nel fatto che, nonostante le guerre e le intemperie, i vetri originali sono stati preservati in modo incredibile, mostrando un blu così profondo e vibrante che cambia sfumatura a seconda dell'intensità del sole della lingua d'oca, creando un'atmosfera quasi mistica all'interno delle navate. Sempre nella cattedrale fate caso alla commissione unica tra lo stile romanico e quello gotico. Mentre la navata centrale è solida e austera come una fortezza, il coro e il transetto esplodono in un gotico radioso fatto di luce e leggerezza. Esplorando le vie della cittadella, vi imbatterete anche nel Grande Pozzo, il più antico dei 22 pozzi della città. La leggenda racconta che i Visigoti vi avessero nascosto il tesoro del Tempio di Salomone, portato via da Roma nel 410. Sebbene gli scavi non abbiano mai trovato oro, il pozzo rimane un simbolo del mistero che avvolge ogni angolo di queste strade acciottolate. Nelle vie meno affollate si possono ancora vedere le case a graticcio, ovvero con le travi di legno a vista. La curiosità è che molte di queste strutture vennero intonacate nei secoli successivi per motivi di igiene e prestigio e solo con i restauri moderni sono state riportate alla luce, rivelando l'autentico volto popolare della cittadella che un tempo ospitava migliaia di persone, tra soldati, artigiani e commercianti. Infine, perdendovi tra i vicoli che portano verso le mura occidentali, troverete angoli di silenzio assoluto, dove le pietre sembrano sussurrare storie di catari e cavalieri. La vera magia di queste vie è che, nonostante i milioni di visitatori, conservano ancora lo spirito di un borgo che ha saputo resistere al tempo, invitando noi viaggiatori esperti a rallentare il passo e osservare ogni piccolo fregio scolpito sopra i portoni in legno massiccio. Voi conoscevate questo posto? Fatecelo sapere nei commenti. Se amate i walking tour e i viaggi virtuali, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi i prossimi video e le curiosità sui luoghi che visitiamo. Speriamo che le informazioni che vi abbiamo dato su questo luogo siano state di vostro interesse. Godetevi pure il resto della passeggiata. C'est bien beau ces cailloux, c'est beau quand même. Et dans le... Là, est-ce que c'est comme ça ou c'est là?